Ok, è entrata. Not running? Are you really going to give me a fight? A duel, we would have called it, when I was young and dumb and rash. That is to say, when I was a little more like you. Words won't harm me, and they certainly won't save your life. No, indeed. Please understand, they only help me take my beating a little more bravely. I came such a long way, devoted so much time, bent so many tricksful forms to hunting you. Yes, you did. You are very intrepid, and what do you think now? Now? I think that I'm never getting out of here, am I? I'm sorry. Farei la seconda. An old man can still pay the debts of his careless youth. Fool! If you're able to show me something new, I welcome it. She is far more powerful, he is far more practiced. In the end, it only matters who's quicker. Deafening color, blinding noise, the whole interior descends into sensory chaos. Ice ember, flash shadow, braided into tethers, they bind and drag this world into its oblivion. Ethusia, think they're meant to leave? Now. But the Mothman looks like he's staying, he had to know. But they're still going to kill him. Look, she's not going to be held. The Mothman withdrew magic, sent he and Ecthis cursing to a spiral through time and thought. But in the fraction of an instant, she had Ecthis scrabbled to pull her remaining tricks around. Now she steadies herself upon them, the way an aerial dancer might balance on the limbs of her flying partners. She begins to take mastery. I can feel her, bending me. She could prevent us from closing that door. I don't know what's already. Hurry, we'll kill those drones and get out. The Thrixel encircle him, bladed legs outstretching. Ilimbaran and the others rush to form a wall around the Mothman. They'll cast out Ecthis underlings a final time. Ah, dobbiamo punire tutti questi e uscircene. Ah, ma sei fuori di testa? Ma diverso da loro? Il Mothman deve sopravvivere, ma siamo ma sei pazzo proprio. Ce n'è 87 miliardi di sti affari. Non so se vi è chiaro. Chi è che dominated? Ah, è Ethusia? No, mi spiace, a questo punto vado... Vai picchio. E loro continuano a entrare, però sono infiniti, porca pupazza.
Perché prendono danno? Da cosa prendono danno? Non ho ben capito da cosa prendono danno, ma nel dubbio noi usciamo, cioè almeno cerchiamo. Riesco a... Questi due, vai. Chi è che abbiamo? Ecthis. Lo muoviamo prima Brieva. I cose... I trickster che passano su quelle tile si pigliano del danno perché c'è della magia arcana. Dei Kyoren. Ho paura per Grimlock più che altro perché... non è messo bene. Ecthis non può più prendere danno. Ma Mothman mi sa che rimane comunque dentro, Chi che c'è ancora qua? Nessuno dentro, mi sa. Per cui aspetta, Green Baron, che è il più lento di tutti. Bria la mettiamo là. In difensiva. Metea va qua e picchia. Limbaron anche va qua e picchia. E Tusia non credo che possa fare molto se non spostarsi, vai. E tutti accalcano però tutti là. Da che parte dobbiamo scappare? Basta uscire dal coso o dobbiamo fare altro? Spero che ci basti uscire dall'affare perché Grimlock è messo proprio male. Non so perché il primo non lo ha seccato. Nel dubbio Ecthis fai dei lightning. Green Baron esci. Ok. As a Thrixl drop in severed hips, Ecthis sinks, radiance all but drowned. She recedes once more into the mark of a Mothman spell, drifting. An eerie tranquility floods the hall. The flux of color is slow and forceful, a lake tide. Both of these immortal beings are like ruins themselves,
motionless in prismatic depths. They both lied to us. She's not invincible, and he's no coward. Time to go, Glimbaron. Yeah. They emerged from the tower, heaving the door shut on the roiling picture miracle inside. Ecthis sets the bar in its bracket. The stones mumble, a faint gloss rolls along their surfaces, and the tower of locks seems to firm. Ecthis? They don't seem to think it's over. The trickster crowd clinkering and collecting their legs, wings, keeping position in the sky and on the earth. More of them hoard on the edges of the mist in a ghostly rank. It's like we all just snuck out of their lover's bedroom. Look at their faces. Hate to die now. No wingless dawns. Tilts one weird head, then the head next. It's the Frixl equivalent of a sick. Not audible, but visible in the way their forms relax and expand. The rigidity of purpose fades. And as one, they turn from the tower's face, back towards their own place, perhaps. They go. Ed è andata, raga, con questo mega episodio finale lunghissimo. Glimbaron ha raggiunto il livello massimo possibile. Facciamo untouchable. Mettea anche salita di livello e le darei un piercing shot. They linger round the tower, days and nights, proving to themselves that there's nothing coming out. Each finds a moment or two to offer whatever private words make sense to them. The fourth such day they decide suddenly and as a group to go. The sun's already low when they embark. It'll be 20 years before anyone returns to the Tower of Locks. Glimbaron will guide a team of volunteers into those mountains, finding the door still barred and intact. He'll lead the monumental task of burying the place. And that's more or less how things finish. We can't recall every turn of every page, path or page. Step by step trails meet and split, or are traced in moonlight and the songs that follow. Still as many wonders as we see by the road. Home is often what we long for by road's end. While home was never a perfect place, we never were perfect people. We hurried into trouble, unsure how we might escape it. We got our feet stuck in snares and laughed about the damage we felt it nonetheless. Some of us were only unlucky enough to fall into a story. Some chose our paths, without knowing where they'd take us, how deep we'd go into wilderness beyond all we believed. And some carried on in the ashes of love. We claimed what we could from the wreck of childhood, left all but the ghosts behind. Yes, and some survival in yarns. The tales of how this moon rose are as plentiful as the nights we gather, but we'll gather and tell you them all. Because through tale and time, memories of the old become dreams of the young. Memories and dreams, those lightless glimpses that our eyes seek unfinding. They take us from tables and summon us home, warmly felt and ever fading. Oh. What are you doing? How extraordinary. He's dying. Sometime later. Your life's been exhaustingly comfortable, and none of my comforts well earned. You might understand then why even a gallant man's conscience weighs heavy. All I understand is you lack proper appreciation. For saving my life, I cannot be sure I should thank you for it. Not that.
Anyway, I'll likely kill you myself when I'm sick of you. No. You show no appreciation for a gift we've been given. Given? I believe the cost of these gifts is what I eventually soared on. We lost our ties to everyone, lost our families, even our own flesh. The tricks, the poor aimless dreamers, tangled or wrangled us into their world, and it struck us as misfortune, and yet, for our sacrifice, we've been able to live equal to any wonder, any goddess or god, king or queen. And for such imaginative beings, it was startling for me to discover. The tricks had no concept of what a nightmare truly was, until I showed them. Do you understand? Call me a moth in your web, dear Ecthis. I am compelled. What are you saying? I speak of our natures, human and Thrixl, and the dominance of one over the other. Thrix exist without desire. Their world, where the mind's whims are made manifest, is balanced precisely because they don't wish. A human heart, however, like mine, we are composed entirely of wishing, or wanting. In Terrafract, it makes us all commanding. I suppose I knew as much already. I know you did. That's what frustrated me. You'd seen and known all that I got to know, and yet you'd refused to make anything of it. I didn't wish necessarily to rule the world, but I didn't feel like the world deserved any better. Let someone stop me, if they could. And they did. Yes, they did. You did. So why do I find you so disappointingly joyless? So without the smug triumph I would have expected? Well, the thing I did not anticipate was that I would survive. Caught, fightless, and forced to see your flightless. I confess it has me feeling rather doleful. The fact we're trapped in a dusty old tower for eternity? Yes, that. Is it the moon you miss? Maybe. Partly. I can give you the moon. It does look and feel so authentic. You expected less from me? I suppose you are the Queen of Light. And I'll remind you who you are, Moth Prince. The two of us can still make anything we'd wish for. Non ho capito qual è l'altro achievement che avevo sbloccato. All my birds. Acquire all 5 plot characters and end them. Survive to the end. I 5 plot characters erano i due iniziali e vabbè. LZ e non lo so. LZ became a fixture in Bethwell. She could be found in the square most days, swapping outrageous stories and giving advice, whether it was asked for or not. Dustin gathered as many of the company's stories as he could, and enlisted Metea to illustrate them. Qui è come Ecthis è diventata elettrica. Ecthis' dream to her own personal research tower had finally been fulfilled. She kept it well stocked, with monster parts floating in jars and colored weekly, to impress any other Disney mystics, of course. And how's Grimlock? Miserable? The words must be knocked in out of his ear by now. No, he gave me the impression he was satisfied, happy. Life is long. Poi quando avrebbero potuto scoppiare la scintilla amorosa. Glimbaron took up the manroot and convinced a few others to form a band. We could call ourselves La Mitica Ciurma, you know, since it's not being used anymore. No. I fiori, quelli che ci hanno potenziato, quelli che erano i piedi dei giganti. Ah, il gigante del gelo.
c'è il dio del gelo, quello che abbiamo trovato sotterra. One day Grimlock awoke with a lightness in his step. I understand now, it all makes sense. He vanished for 10 years and returned somehow unaged and full of contentment. Poi quando abbiamo liberato i bambini. Bria developed a passion for restoring ruined sites. She rented out the finished sites to travelers at a decent nightly rate. Elon Wine showed up one day as the new goddess of the words with tip on your tongue. I know what you want to do, don't. To ask, don't. How did? Just don't. Medea got up to see the sun rise every morning. Often, she insisted on company. Sunrise, fun guys, bun pies, fun wise, alright, I'm done, bedtime. Shit, Uzi, breathe in. We could... Poi quando abbiamo incontrato Mothman per la prima volta, loro due erano appena scappati per inseguire lui e recuperare il libro. Bello. Possiamo aggiungere della gente nella Legacy, allora, ce l'abbiamo già 4 nella Legacy, Glimbaron, Grimlaff, Mettea e Bria erano già in Legacy, Grimlaff è diventato Rana nel mentre, e no, Bria, Mettea e Glimbaron sono rimasti uguali. Io metterei Etusia. Metterei Etusia e gli altri no. Elsie è vero che è la sorella della... Ce le ricorderemo però. Sì, dai. Teniamo anche Elsie. E anche Dustin, dai, perché c'è la sorella. Elon Wine. Allora, possiamo promuovere degli eroi. A 10 per promozione. Capperi. Chi potenziamo? Grimlaff magari? Grimlaff diventa rana e... We'll move to the next legacy tier and their new items, history and abilities will go with them. Quindi guadagna quello che ha preso in sta avventura. Gli altri tre che sono da questi che sono da 1 non ci interessano. Metea però... Con l'arco power... No dai, andiamo con Grimlaff. Grimlaff che è diventato rana, ci sta. Ah no, possiamo... Ah, possiamo... No, possiamo promuoverne più di uno. Allora promuoverei Metea. E Glimbaron. Poi Etusia, mettiamo Etusia. Poi ci costerà di più però pigliarla, Lasciamo la base lei, dai, promuoviamo il Glimbaron. Le armi elementari che hai scoperto sono sbloccate nella Legacy e possono essere craftate in tutti i giochi futuri. Ah, buono, buono. Ah, quindi il fatto che c'è quella là è infusa di erba vuol dire che possiamo utilizzarla nel prossimo affare. Mannaggia, questo episodio è durato 1 ora, dovrò per forza spezzarlo in 2, raga, perché è troppo lungo. Però abbiamo finito l'avventura. Molto 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 bello. La Legacy, se me la aprisse sta Legacy, che così almeno chiudiamo anche l'episodio, perché volevo andare a vedere i nostri cari ragazzi che abbiamo incontrato. Questa non c'era, la tizia pietra. Dai. Bloccato. Ah no, ok. Allora, Bria.
Non ha tenuto in mente quello, non l'abbiamo potenziata e quindi ha tenuto in mente solo gli altri tre. Wonders of Just Mass Music, Club of the Wooden Wish e Pirates of Fate. Climbron invece, Club of Wooden Wish è la mitica ciurma. Con gli altri, ci fa vedere anche tutti gli altri compagni. No, ci fa vedere solo quelli che sono sopravvissuti, che abbiamo in Legacy, mi sa. Sì. Ma in questa avventura abbiamo salvato tutta questa gente in Legacy, ma perché? Eh, Lui era così, era già senza un occhio dalla prima. Nella prima era con Markgar e con la tizia di pietra. Elmla non l'abbiamo incontrata, ho detto vediamo se troviamo Elmla o Bria, abbiamo trovato Bria. Metea, ok, che è diventata Power. Lui non l'abbiamo incontrato, e lui è dell'avventura la mitica ciurma. Elmen e niente, non abbiamo incontrato, Elmle neanche. Il Z Arkbright. È andato a cercare la sorella e l'abbiamo rinchiusa per sempre. Lei mantiene comunque anche le ali. E il gattino. Glimbron adesso ha tenuto il... sì, ha tenuto la roccetta. La roccetta che abbiamo trovato. Bello. Beh ragazzi, spero che vi sia piaciuto. So che è stato un po' impegnativo tutte le parti in inglese che ho letto e c'è tanta trama. Però è molto bello. È un gioco molto bello perché ha della strategia e in più ti lascia legato ai personaggi per tutte le avventure. Ci sono altre campagne, magari in un futuro un po' più remoto lo faremo. C'è questa qua ancora, per esempio, che non ho fatto. Avevo fatto per ora le prime tre. Adesso abbiamo fatto la quarta. Quest'altra è un'altra di quinte di 5 capitoli che si può anche andare a fare magari in un futuro. Ma detto questo, io vi invito ancora a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto della campagna. È stato molto bello farla con voi e tra l'altro rimangono tutti dei ricordi di come è iniziata, con loro due che seguivano l'altro per il libro, poi tornando indietro hanno incontrato il nostro Grimlath, di come abbiamo poi incontrato una taverna locale Bria, che abbiamo reclutato, di come abbiamo salvato dall'arazzo Metea, di come Elsie invece ha deciso di seguirci per vendicare sua sorella. E invece l'ultima arciera l'abbiamo reclutata così, ma non resterà nella storia lei. È stato molto bello, ci vediamo nella prossima serie. Ciao a tutti, buona giornata.